Ciao a tutti amici, benvenuti da strumentimusicali.net. Lascio la coda che se ne va da sola. Avrete pensato, rispetto al solito mi vedete suonare un semplice piano elettrico con il phaser e penserete che sono impazzito. In realtà questo è un video un po' diverso dal solito. L'idea è quella di paragonare, così, se così si può dire, due condizioni differenti, cioè quella dell'utilizzo degli effetti contenuti all'interno dello strumento, quindi in questo caso di una Nano Stage 4, siamo partiti belli alti, quindi il livello degli effetti all'interno è altissimo, è molto verosimile, realistico, e così appunto stavo dicendo confrontarli con invece dei pedali stereo, chiaramente adatti tra virgolette anche alle tastiere, che riproducono quegli effetti, quindi phaser, chorus. In questo caso stavo lavorando con la modulazione, poi passeremo anche ai delay, ma in questo caso sto lavorando con questo Boss MD200, che è uno strumento diciamo di fascia media. Ho scelto di cominciare con questi. Se poi vi interessa questo tipo di modalità e di intrattenimento, eh, possiamo passare anche a quelli, diciamo, di fascia alta, quindi Strymon e cose del genere, che sono, insomma, diciamo, quelli più blasonati. Queste sono le versioni diverse a modo loro, ma comunque più economiche. Quello che avete sentito era un timbro classico di Rhodes con il phaser, proprio un classicone. Ora io spengo questo, accendo invece l'effetto interno. Ecco, allora facciamo proprio A e B. Adesso cercherò di pareggiare poi la cosa. La prima cosa che sento è che ho bisogno di aggiungere un po' di EQ per dare un po' di acuti, di brillantezza, se vogliamo chiamarla così, perché in questo caso sentite che ce n'è di più. Ora, chiaramente non possiamo accoppiare perfettamente i suoni perché sono chiaramente effetti pensati in modi diversi. Ora, se io aziono, diciamo, l'equalizzazione e voglio avvicinarmi a quello, faccio così e così. Ho bisogno anche di un po' sotto, lo carica un pochino. E bene o male ci arrivo. Si sente semplicemente un pochino più di vitalità, diciamo così, quando si aziona quello, però era per capire fino a che punto, no? Questo per aprire un'opportunità. Tutti mi dicono che adesso dico opportunità al posto di efficace. Prima dicevo sempre efficace, adesso dico opportunità. Allora, l'opportunità qual è? Io in questo caso sto usando uno strumento che ha questi effetti all'interno e che, come sentite, si riesce ad arrivare a matcharli perfettamente, anche perché è digitale anche questo, però nel senso è un effetto dedicato, costa solo 200 euro, 250, adesso dipende da quale sarà il prezzo in quel momento. Qui stiamo parlando di uno strumento che ne costa in tutto tanto, ma che ha all'interno 1 miliardo di cose differenti, no? Tutte a portata di mano e tutte veloci. Ma se voi non aveste questa
Queste potrebbero essere occasioni da utilizzare con strumenti che non hanno queste opportunità così belle dal punto di vista degli effetti, no? Nel senso che potreste avere uno strumento che ha dei buoni suoni ai quali siete affezionati, ma dal punto di vista degli effetti siamo un po' indietro, senza spendere troppi soldi. Potete prendere, ora io proverò 2 pedali, ma potete prendere un multieffetto che fa tutto. Io sto provando questi 2 pedali perché mi sono piaciuti, li ho visti, ho detto voglio provarli, e in effetti adesso per esempio potremmo passare da quello che è il phaser a un chorus, per esempio, sempre sul piano elettrico. Magari lo metto su un Wurlitzer, per dire, per cambiare un po' l'andazzo. Esatto, adesso cerco di fare la stessa cosa con invece la Nord. Sì, diciamo che un pochino di EQ in generale aiuta sempre, perché senza l'EQ loro questi tendono a mangiare un pochino di basse e un pochino di acuti, che è anche verosimile, perché in realtà sono riproduzioni di pedali che arrivano dal passato con un comportamento molto realistico. Quei pedali facevano un po' quell'effetto, mangiavano molto del suono, invece così si può così ricalibrare. Questi sono digitali, quindi hanno un comportamento un pochino più... Chiaramente i modelli sono molti, no? E anche i parametri. Se vogliamo bagnare tanto. Nel senso, questa è un'altra opportunità, e adesso sono sulle modulazioni. Questo è uno strumento che fa le modulazioni, fa anche delle altre cose, ma insomma mettiamo un bel... Questo è lui. Adesso non so se sono riuscito a farli uguali. Tremolo. Questo è molto più... ha molta più profondità. Poi ci sono le variazioni, qui cambia l'onda, no? Però nel senso, comunque sentite un po' di differenza c'è, ma con uno strumento così si raggiunge sempre poi più o meno la qualità simile. Io sento sempre, ma questa è una questione di abitudine mia, siccome sono stato abituato a fare questi tentativi molto tempo fa, quando gli strumenti magari dal punto di vista degli effetti non avevano quella capacità di stare nei contesti live un po' violenti come ce l'hanno adesso, cioè adesso questi strumenti sono veramente sempre più adatti a riprodurre in modo fedele ma anche efficace il comportamento di certi effetti. Prima era diverso, quindi io sperimentavo molto con i pedali per chitarra o di vario genere. Mi sono trovato più di una volta a scegliere quella via in passato, e devo dire che anche in questo caso, ora lasciamo perdere che una Nord Stage te la compri e te la porti dietro com'è, perché fa tutto lei e su questo non ci piove. Dall'altro punto di vista però, io sento comunque quando uso quell'effetto che lo strumento è libero, non so come dire, di esprimersi, e questo non lo so, sotto le mani io lo percepisco. Poi ci sono, se mi metto qua e lo facciamo per bene, probabilmente ad occhi chiusi la differenza non si sente, è sotto le mani che si sente un po' la differenza. Questo sì, questo ve lo garantisco. Ora, senza entrare poi in tutte le opportunità da tutte e due le parti, passerei invece ai delay, giusto per fare anche una prova di quel genere, e poi insomma tiriamo le conclusioni, mi dite anche voi cosa ne pensate, insomma.
Eccoci, questa volta con invece i delay e eco delay e cose del genere. Chiaramente qui ancor più che con le modulazioni, diciamo che l'opportunità di avere l'interazione che si ha con un pedale, diciamo concepito come un pedale per chitarra o comunque per uno strumento esterno che permetta di lavorare su un certo tipo di effetti con questa manualità molto simile rispetto a quella che c'è all'interno di una Nord Stage, ma comunque, come dicevo, chiaramente nel caso del delay l'opportunità di avere un pedale come questo, che è comunque un pedale abbastanza complesso dal punto di vista delle ripetizioni, delle modalità e tutto il resto, dà una sensazione, come dire, di controllo e di opportunità, dico sempre opportunità, ormai non c'è niente da fare, molto ampio, no? Ma comunque, voglio dire, gli effetti della Nord Stage sono comunque ultra validi. Adesso faccio un esempio, passa a una cosa meno complessa. Ecco, per esempio, ha un ping pong che c'è anche in questa condizione qui. Ora se chiudo qui, passo qui. Ecco, viene sempre, anche come nell'altro caso, dare un pochino, lascio come era prima. Per raggiungere così un po' la voce squillante che c'è passando per il pedale, devo sempre aggiustare un po' con le Q, ma comunque sia. Se vogliamo andare ancora più sul semplice, proviamo. Ecco, così chiude un po'. Comportamento un po' più naturale, tipo eco. Ok, cerco di fare una cosa simile. Adesso passo. Nel senso, per quanto riguarda le cose semplici, sentite che bene o male dal punto di vista sonoro l'efficacia rimane quella. Ripeto, la questione è: avete una tastiera con questa qualità, con effetti di questa qualità? E sta un po' lì la questione. È una buona idea nel momento in cui non abbiamo magari una tastiera con la qualità di questa, ma abbiamo dei suoni che ci piacciono e vogliamo utilizzarli. Magari senza spendere troppi soldi, vogliamo avventurarci nel mondo dei delay e tutte queste cose qua, e in quel caso, per esempio, potrebbe essere un buon modo per spendere meno di quanto possano poi alla fine costare strumenti che hanno questo tipo di qualità dal punto di vista della resa, anche perché, ripeto, come ho detto prima, qui si cerca di riprodurre in modo veramente molto, molto realistico il comportamento di alcuni effetti che sono stati probabilmente presi ad esempio, no? Poi qui col delay possiamo utilizzarlo usando anche altre modulazioni, altri effetti che sono all'interno, quindi sono tante le cose da vedere, ma ripeto, questa nello Stage 4 costa tanti soldi e ha molte opportunità. Questo è uno strumento che vi dà tante possibilità di altro genere. Cosa intendo? Intendo che adesso sono senza qui effetti. Sentite che già accendendolo comunque c'è una resa, no? Allora, se io voglio far diventare la cosa più complessa,
Ecco, questo era solamente per dire che chiaramente queste cose, per essere riprodotte con questo tipo di strumenti, bisogna mettersi lì, entrare nei menu, cercare, magari non con questo strumento, ma con altri, workstation, si può fare tutto, no? Questo tipo di interazione con uno strumento fatto, pensato come strumento esterno che riproduce questo tipo di effetti, questo tipo di comportamenti, è un altro mondo. Io l'ho sperimentato personalmente, cioè, ho avuto un periodo in cui suonavo molto in questo senso, avevo questo tipo di strumenti, mi sono buttato dentro queste cose perché avevo un sacco di amici chitarristi e quindi magari mi prestavano delle cose, io mi mettevo lì, facevo degli esperimenti. Chiaramente quando si tratta di tastiere digitali è sempre bene utilizzare o modulazioni o delay come questo, dove ci sono meno problemi, magari sono già stereo e tutto il resto. Se si usano distorsori o cose del genere, ci sono delle possibilità, scatolette, cose che permettono di aggiustare l'impedenza, tante cose. Poi andate un po' anche a orecchio perché di questo si tratta. Avevo fatto anche un video dove spiegavo tutte queste cose, ma spiegavo a modo mio, nel senso che avevo trovato delle soluzioni per evitare rumori, comportamenti particolari dei suoni, anche perché il digitale riproduce le cose in un certo modo, quando passa per distorsioni o cose del genere si comporta in modo strano. Ma per quello che riguarda le modulazioni delay, qui abbiamo a disposizione bene o male tutto a portata di mano, prezzi ragionevoli. Poi ditemi voi, se volete possiamo anche passare, come dicevo prima, di livello, provare cose migliori, provare anche i distorsori, provare tutte altre cose, me lo dite e le facciamo. Però era per introdurre questo tipo di atteggiamento. Avete una Nord Stage 4, andate in giro con quella, avete tutto, potete fare quello che volete. Magari non arrivare alle complicazioni di un triplo delay come questo, però comunque potete fare quello che vi pare. Se invece avete intenzione di utilizzare uno strumento che già è in vostro possesso e non vi dispiace, vi piacciono i suoni, che ne so, ma banalmente anche un piano digitale, elettrico, suonate con il Rhodes. Io queste cose le facevo quando avevo il Rhodes. Chiaramente il Rhodes ha già l'impedenza da chitarra, quindi si comporta già come una chitarra, quindi io entravo nei pedali per chitarra, andavo negli amplificatori, no? Ma poi l'ho trasferita un po' anche in altri ambiti, perché questa cosa mi faceva stare nella band in modo intelligente e piacevole, personale. Quindi non sottovalutate questa opportunità, per dire un'altra volta, perché devo metterle insieme, l'efficacia dell'opportunità o l'opportunità efficace, devo vedere di metterle insieme. Comunque, anche qui questo è un TC Electronic Flashback Triple Delay, è molto bello secondo me, suona molto bene, poi magari lo metteremo a confronto con quelli più belli, più costosi, Strymon e compagnia, come dicevo prima. E ripeto, per l'ennesima volta, se vi viene in mente qualcos'altro, Rotary, cose varie, qui c'è tutto, qui dentro c'è tutto ed è tutto ad altissimo livello perché sono stati sviluppati, questi algoritmi sono pazzeschi, lavorano in modo incredibile, non so quali siano poi, non immagino, siccome lavoro con un'azienda che sviluppa queste cose, conosco anche gli sforzi che si fanno per raggiungere questa qualità sonora, in particolare quando si tratta di effetti e queste cose qua, veramente c'è un lavoro pazzesco dietro, quindi quando la gente dice ma la Nord Stage 4 costa tanto o quell'altra costa tanto, quell'altro no ragazzi, costa tanto perché la vedete così, ferro e plastica, vi sembra una cosa pronti, ma dietro c'è tantissimo lavoro. Spero che questo almeno bene o male sia cominciato a entrare nella mentalità, no? Se una cosa suona bene dietro c'è tanto lavoro. Al di là di questo, ripeto, questa è una tastiera che ha effetti estremamente realistici e di grande qualità. Una che ne ha di meno, ripeto, io venivo da Rhodes, ma se avete un piano digitale che fa bene il Rhodes, con una pedaliera potete farci il cinema con quel suono lì, no? Cioè, non so come dire, diventare anche personali a modo vostro. Io in passato avevo proprio delle band con cui facevo quella cosa lì e sfruttavamo questa opportunità, appunto, che è diversa, è un altro modo di interagire con gli effetti e con... Quando ho provato poi per essere più comodo, a ricrearla in altro modo, non sempre ci sono riuscito e certamente non con quella dinamica, perché per chiudere il discorso, la cosa veramente diversa non è tanto dove si arriva, perché ci si arriva da tutte e due le parti a quel suono. Il problema è la dinamica che cambia, perché lo strumento passa per un altro strumento e si crea un comportamento, come dire, a due,
è una coppia e la dinamica degli strumenti di solito è più libera. Non so spiegarvi bene come, ma è diverso. Quindi poi ditemi la vostra, scrivete, commentate perché aiutate il canale se commentate, ditemi cosa ne pensate, se è una cosa che vi sembra una follia oppure se è una cosa che vi interessa. Ripeto, se avete altre idee, proponetele. Io vi ringrazio, ringrazio Strumenti Musicali, ringrazio voi per tutti i commenti, per le cose che mi dite, comunque l'interesse che dimostrate e quindi mi fa veramente piacere. Ringrazio. Tra l'altro questa idea è venuta insieme a Nicola e Francesco, che saluto, ringrazio, questa dei pedali, perché tra l'altro quando ne abbiamo parlato, io mi sono così, per me è stato un tuffo nel passato, nel senso che ho rivisto quello che facevo tanti anni fa. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi immediatamente al canale, campanella, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie e lì ci sono anche la mia musica, i miei libri, tutto il resto. Quindi vi ringrazio, un abbraccio forte, spero vi sia piaciuto, a presto, ciao ciao.